era da un po' che non facevo un video su un editoriale pubblicato in un magazine online. Forse un po' influito anche il periodo di lockdown che ci ha costretto a stare in casa, chiusi, a non poter fare nulla, a non poter scattare, e poi uscire da questo lockdown e cominciare a lavorare e quindi non aver tempo per creare delle storie da proporre a dei magazine. Poi l'estate, poi le vacanze e adesso finalmente tra settembre e ottobre abbiamo potuto dedicare un po' del nostro tempo a produrre delle storie che poi sono state pubblicate come questa su dei magazine e adesso posso finalmente fare un video. Finalmente ci sono riuscito. Perché? Perché prima che questo magazine Cap 74024 pubblicasse questa storia avevo fatto già altri tentativi. Mi piace il magazine, ci tenevo che pubblicassero una delle nostre storie e finalmente dopo vari tentativi, forse 3 tentativi, forse questo era il terzo o il quarto tentativo, è andato a buon punto. Avevo quasi perso le speranze, però non ho mollato. Sapevo comunque che questa storia sarebbe stata quella giusta. I precedenti tentativi fatti con altre storie che avevano un mood diverso hanno per l'appunto avuto il rifiuto, ma comunque mi hanno aiutato a capire quello che poteva funzionare per questo magazine e quello che invece non aveva funzionato con quelle storie per questo magazine. I fallimenti, diciamo, i tentativi falliti mi hanno permesso di aggiustare il tiro e produrre una storia che alla fine è stata pubblicata. No, dalla sì, lasciati andare, anche se cadi non c'è problema, lo sai, ti ci piace. Questo è un argomento che è spesso trattato. Non demordete, non lasciate le email in sospeso, provate a contattare qualsiasi magazine vi venga in mente per proporre le vostre storie. Al massimo o non vi rispondono oppure vi diranno di no e di riprovare un'altra volta. Non vi succede nulla. Provate, riprovate, avete delle storie, mandate le email a qualsiasi magazine vi venga in mente e se nel caso vi dicano che non va bene o che la vostra storia non funziona, non demordete, riprovateci, capite dove non ha funzionato, capite cosa non ha funzionato in quella storia per quel magazine, riprovate, rifate un team, rifate la storia, scattate e di nuovo riproponetela allo stesso magazine fino a quando non ve la pubblicano. Poi chiudiamo questa parentesi perché mi potrei dilungare su questa storia tantissimo e passiamo a quello che è stato l'editoriale scattato per Cap 74024. Mi piace tanto. Ho scattato in studio quello che sarebbe dovuto essere un classico go in see, ma per fortuna siamo riusciti a organizzarci con un truccatore che aveva voglia di collaborare con me, con Joana, la stylist che mi segue ormai da tanto tempo e con la quale abbiamo fatto altre storie che sono state invece rifiutate da questo magazine, e poi naturalmente c'era Francesco che mi ha assistito e ha fatto le riprese di backstage. Ho scattato in digitale perché altrimenti mi sarebbe costato un botto scattare in pellicola e poi soprattutto perché avevamo bisogno delle foto in tempi abbastanza brevi. Ho scattato questo servizio agli inizi di ottobre, la prima settimana di ottobre, l'ho proposto dopo qualche giorno ed è stato pubblicato, come avete visto, a fine ottobre, quindi nel giro di 20 giorni, 2 settimane abbiamo scattato e siamo stati pubblicati. Non avrei avuto materialmente il tempo per scattare in pellicola e lavorarci su e fare selezioni e insomma, e poi avrei davvero speso un budget che non potevamo permetterci a livello di team. Purtroppo la pellicola ha anche questo
svantaggio, costa troppo, e per le cose personali, per i progetti personali è un po' importante l'investimento da fare per i progetti personali, sapendo anche che poi con il digitale puoi raggiungere lo stesso l'obiettivo che ti sei prefissato, che è quello di farti pubblicare. Comunque ho anche scattato un paio di rulli, uno con la Fuji 4,5-6 e l'altro con la Canon EOS 1V, uno con la Canon col 35 mm, con il 135 la Canon EOS 1V ho scattato un bianco nero, e con la Fuji invece il colore. Vi farò vedere anche quelle durante questo backstage se non le avete già viste, perché non so da che parte poi monterò e farò apparire le foto. Quindi di base ho scattato anche con un paio di rulli a pellicola, un Portra 400 e un Ilford HP5 Plus se non sbaglio. Ma come ben sapete io non sono tanto per il mezzo quanto più per il risultato e per quello che si sta scattando, per la storia che è da raccontare. La modella è stata pazzesca, Roberta, fantastica, super disponibile, anche più che disponibile. Poi dettava lei i ritmi a un certo punto, ma alla fine era così simpatica, così spontanea, che ti prendeva quasi alla sprovvista. E poi a me le persone così piacciono un sacco, e quindi ho lasciato che facesse quello che voleva, perché comunque sul set era super professionale e stava veramente dando il massimo e riusciva a interpretare con estrema facilità quello che le chiedevo. E in effetti il risultato poi alla fine si è visto, siamo stati pubblicati, abbiamo pubblicato la nostra storia su questo magazine e lei ha fatto un super lavoro, si è anche resa super disponibile, più di quello che doveva. Alcune foto qui non le ho potute mettere, ma poi se volete andatele a vedere su Instagram, anche se anche lì non le potrò mettere perché ci sono dei nudi, ma vi lascio il link sotto in descrizione al servizio, così potete vederlo completo, e ve lo lascio anche al mio sito dove lo pubblicherò per intero. Ho cambiato solo la felpa, ma praticamente ho registrato 2 video nello stesso giorno.